Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Senza farlo apposta sono già qui con un video dedicato allo zip. Dalla prima pistata che ho fatto, di cui trovate il link per il video sia nelle schede sia nella descrizione, ho già pensato a un miglioramento. Questo miglioramento consiste nell'installazione di alcuni tamponi, sullo scooter ovviamente, così che se dovessi cadere, in teoria non dovrei graffiare le carene e alcune parti dello scooter in generale. I tamponi di cui vi sto parlando sono delle semplicissime ruote da longboard dotate di cuscinetti che ho acquistato su Amazon e che misurano 7 cm di diametro e 5 cm di spessore. Ho scelto di acquistare delle ruote da longboard in quanto sono già fatte e finite e pronte per l'installazione, a differenza di una barra di Teflon che sarebbe stata da tagliare in misura e forare e quindi ci sarebbe stato più lavoro. Ora però è arrivato il momento di spostarsi dallo scooter che vi mostro dove le voglio installare. Dunque ragazzi, eccoci qua vicino allo zippino che vi mostro dove installerò i tamponi. Mi sono tolto la felpa perché c'è caldissimo e niente, i tamponi li andrò a installare innanzitutto sul bauletto, quindi pensavo in questa zona qui o al massimo qui, quindi non qua su ma qua. Così sicuramente andrei a proteggere, penso, il manubrio e senza ombra di dubbio lo scudo frontale. Quindi in poche parole verrebbe un po' così, ecco. Con questo tampone enorme in questa zona qui o al massimo in questa zona qua. Ovviamente ne farò uno da quel lato lì e uno dall'altro lato, mentre l'altro tampone lo andrò a installare sulla forcella. Per l'esattezza lo fisserò in uno dei due fori in cui si andavano ad avvitare le viti che tenevano sulla piccola carena che proteggeva la forcella, che in questo momento non monto proprio, quindi non dovrei smontare nulla, infatti ho i due fori pronti per essere utilizzati. Questo tampone qui per motivi di inquadratura in questo momento non riesco a mostrarvelo, ma ve lo mostrerò ovviamente durante il processo di installazione. Quindi ragazzi, prima di partire con l'installazione vi voglio mostrare i tamponi un pochino più da vicino. Innanzitutto in questo qua gli ho già montato il cuscinetto sia da un lato che dall'altro e i cuscinetti serviranno proprio a questo qui. Adesso vi mostro subito la vite che mi sono preparato. In teoria dovrei utilizzare questa vite qui e lo scopo dei cuscinetti è quello di sostenere la vite in quanto che, come vedete, nel tampone in cui non c'è il cuscinetto è molto grande e infatti la vite ci ballerebbe un sacco, mentre nel tampone in cui ci ho montato i cuscinetti, che è questo qui, vedete che la vite è supportata dai cuscinetti e quindi non c'è nessun gioco. Ovviamente lo scopo dei cuscinetti è questo e non quello di far ruotare il tampone, ma appunto di sostenerlo. Quindi direi che adesso siamo pronti per partire con l'installazione. Dunque ragazzi, eccoci qua con l'inquadratura vicino alla forcella in cui vi mostrerò dove installerò il tampone esattamente. Lo installerò in questo punto qui dove c'è questo foro che ho già allargato perché la vite non ci passava nel foro che c'era prima e che era quello utilizzato per sostenere la carena che andava a coprire la forcella. Dunque praticamente il tampone starà circa così. Ovviamente adesso devo controllare un attimo lo spessore con le rondelle che stanno dietro e le rondelle che stanno davanti al tampone, in modo tale da non tirare col dado sul cuscinetto. Quindi senza altre chiacchiere adesso mi metto subito all'opera e vedo un po' come salta fuori. Ok ragazzi, in teoria ho trovato la soluzione, ovvero l'aggiunta di 6 rondelle nella parte posteriore, ovvero in questo punto qui, in modo tale da raggiungere e superare la battuta del tampone, quindi fare in modo che le rondelle vadano direttamente a contatto col metallo e che quindi lo tengano dritto. Adesso vado a installarlo e stavolta direi che ci siamo. Quindi inserisco la vite, inserisco le rondelle, inserisco il tampone, provo a rimuovere 2 rondelle e inserire il tampone, provo a riaggiungere una rondella, ok, dopo alcune prove sono arrivato alla conclusione di utilizzare solamente 5 rondelle. Adesso faccio una prova ovviamente. Olè, perfetto direi, non si muove, è bellissimo. Ovviamente sarà da tagliare la vite in modo tale che non sporga, se no a questo punto non serve più a nulla il tampone e non ruota, è bloccato, quindi direi che lo andrò a installare così. Quindi adesso vado a tagliare la vite di ben 21 mm, non so se voi vedete, di ben 21 mm
e niente, poi andrò a reinstallarlo, quindi taglio e poi timelapse dell'installazione. Olè ragazzi, ci siamo, stretto, avvitato, gli ho aggiunto il freno a filetti così sono sicuro che la vite non si svita, che magari con le vibrazioni potrebbe anche svitarsi ma ora non si svita più. E niente, adesso passiamo a quelli del bauletto. Dunque, eccoci qui dallo bauletto, qui intanto siamo già un po' con la carena graffiata, non so per quale motivo. Comunque, in questo punto qui, secondo me, è la parte che è un po' più resistente, o almeno penso che ci sia più plastica. Adesso apro il bauletto e poi controllo. Sì, direi senza ombra di dubbio che qui è la parte più resistente e quindi direi che andrò a installarlo in questo punto qua, all'incirca qui. Qui all'interno abbiamo tutto il posto che vogliamo. E quindi adesso vado a installare i cuscinetti in modo tale da avere il foro centrale perfetto e poi vado a segnare foro e faccio lo stesso procedimento. Allora, cacciavite a stella piccolissimo per segnare, tanto è plastica, si dovrebbe vedere. Troviamo la posizione, quella che più mi piace è questa qui, vado per questa posizione qua. Eccolo qui, quindi in questo caso qui utilizzerò delle viti differenti, sono queste qui e sono sempre da 8, quindi foro da 8,5 e poi si procede. All'interno però andrò a mettere nella testa della vite una rondella molto più grande in modo tale da avere più superficie d'appoggio. Quindi adesso vediamo un po' come sta con questa e al massimo taglio la vite in modo tale che non fuoriesca troppo. Ok, sì, un pochino fuoriesce, contando che l'ho tirata semplicemente a mano. Direi che in questo caso, essendo la vite che lo regge nel bauletto, vado ad aggiungere una rondella all'interno, quindi dalla testa della vite. Eccolo qua, direi che questa qui va benissimo, è anche bella spessa, dovrebbe essere intorno ai 2 mm, quindi la metterò così. Perfetto, anche questo è andato. Ovviamente adesso ripeterò lo stesso procedimento dall'altro lato. Bene ragazzi, siamo giunti al termine del video, i tamponi sono stati installati e sono contento del risultato. Ad essere sincero, il primo tampone che ho installato, ovvero quello dalla forcella, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, in quanto quando andavo a stringere il dado, il tampone, non avendo appoggio sul posteriore, si inclinava di brutto e non era assolutamente bello, sicuramente neanche funzionale. Ho poi risolto aggiungendoci un paio di rondelle, mi sembra 5, sulla parte posteriore, in modo tale da far sì che non andasse in appoggio se non che lì dalle rondelle, e quindi quando andavo a stringere il dado non si inclinava in quanto appoggiava appunto sulle rondelle. Mentre gli altri due installati sul bauletto, quelli sono venuti da Dio e non ho avuto nessun problema. Infatti, come avete visto, 2 fori, la vite non ho dovuto neanche tagliarla, il dado, freno a filetti e perfetti, perché appunto il bauletto era intanto in plastica e altra cosa era paro e quindi il tampone si appoggiava perfettamente sul bauletto. Comunque nel complesso sono venuti bene, si intonano anche in quanto sono neri, visto che tutto lo scooter è nero, e spero appunto che funzionino anche in caso di caduta. Speriamo di non cadere mai. Rifaccio le corna. Niente, insomma ragazzi, questo è quanto. Me ne è rimasto uno
lo utilizzerò come ricambio in caso dovessi sostituirne uno dei tre, e altro da dire non c'è, in quanto appunto l'installazione non è stata poi così complicata. Quindi possiamo dire che questo video è stato illustrativo e anche come mezzo tutorial, in quanto ho cercato di mostrarvi praticamente tutti i passaggi e tutte le cose che ho fatto appunto per installare i tamponi. Detto ciò, i miglioramenti dello zip non finiranno qua, perché ce ne sono in progetto tanti altri che arriveranno con calma nel corso del tempo. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale, mi farebbe un sacco piacere e mi dareste un grandissimo supporto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!